HDR, e voi forse se siete appassionati sapete che la caricato per aggiungere un metadato in più, invece qui siamo proprio la soluzione del problema dal punto di vista. Ciao a tutti, noi siamo Audio Quality, Milano-Bologna, siamo in questa sala a presentare un sistema Dolby Atmos con ben 13 canali, maxi schermo da 350 cm di base, videoproiettore Sony e processore video. Come diffusori presentiamo la linea 700 di BEV, abbiamo le 702 davanti, HTM1 come centrale, le 703 come surround e surround back le 704. Come subwoofer abbiamo una coppia di JL Audio Fathom F113, 3000 watt per oggetto con cono da 13 pollici. Come diffusori Dolby Atmos abbiamo 4 BEV AM1 disposte in elevazione con degli stativi. Clip 4K HDR, e voi forse se siete appassionati sapete che l'HDR è una coperta troppo grande per i proiettori e anche troppo grande per i televisori, e in più, come se non bastasse, chi crea i contenuti HDR decide lui in maniera arbitraria come gradare il contenuto. Ci sono studi di encoding che usano una piccola parte della curva, ci sono altri contenuti che vengono gradati che ne usano metà, altri che magari usano molto la parte bassa ma gli effetti speciali la mettono nell'altra, un po' una giungla, diciamo. Il processore cosa fa? Con la sua potenza di calcolo analizza tutti i parametri. Il sistema è gestito da un integratore, l'integrato top gamma Denon alla VCA1H, che gestisce ben 15 canali in amplificazione, 150 watt per canale, più 4 subwoofer calibrabili in maniera indipendente, sistema di calibrazione Dirac Live, Odyssey XT32 e anche ovviamente la possibilità di rifinire la calibrazione manualmente. Allora, perché usare più subwoofer? Più subwoofer si usano sostanzialmente per una questione fisica delle onde di propagazione delle basse frequenze. Le onde delle basse frequenze sono lunghe e quindi inevitabilmente, anche usando il subwoofer più performante al mondo, nel punto di ascolto avrai sempre delle frequenze che sono in amplificazione, quindi in enfasi, e altre frequenze che farai fatica a sentire. Usare più subwoofer in maniera oculata permette di andare a coprire i buchi che inevitabilmente avrà il primo subwoofer, quello principale. D'eccezione anche lo schermo in questa realizzazione, magari Fabio ci dice qualcosa sullo schermo, mi avvicino così ti prende anche il microfono. Eclipse, che è la nuova versione del Duster 9, che di fatto è lo schermo più qualificato al mondo e l'unico che è certificato ASF. È uno schermo, noi lo chiamiamo attivo, in realtà non lo è multistrato, e la cosa più interessante è che ha dei microspecchi, se lo guardassimo con un lentino, che riflettono solo la luce del proiettore, quindi la luce non va sulle pareti, quindi soffitti, pareti laterali eccetera, e quindi questo non abbassa il contrasto perché la luce tornerebbe indietro, si creerebbe un loop che butta giù completamente il livello del nero, quindi di fatto non c'è più contrasto. Un altro grande vantaggio è che avendo questo controllo sui fotoni, quello che fa è il pixel bianco non va a sporcare il pixel adiacente nero. Quindi di fatto si traduce in visione in un maggior dettaglio percepito e soprattutto una maggior profondità. Vedrete che l'immagine è molto tridimensionale e questa è proprio la caratteristica di questo schermo. Come videoproiettore qui in questa sala di Audio Quality abbiamo un'eccellenza Sony 7000S, una macchina che dichiara 3200 lumeni, in calibrazione arriviamo intorno ai 2700, quindi un flusso luminoso eccezionale per riempire degli schermi importanti con un effetto HDR molto vibrante e molto profondo. Altre chicche video che abbiamo in questo setup sono sicuramente il processore MadVR Envy, che praticamente gestisce tutti gli aspetti dell'immagine e anche l'analisi fotogramma per fotogramma dell'HDR, e in più abbiamo uno schermo altrettanto d'eccellenza, l'Eclipse si chiama Eclipse, è uno schermo ottico, quindi fatto da microspecchi che massimizzano il contrasto del proiettore. Allora, noi di Audio Quality abbiamo un servizio specifico di progettazione per accompagnare i clienti sia che debbano creare un living, una situazione, un cinema, sia in una stanza dedicata per la progettazione, quindi accompagnare il cliente nella realizzazione del proprio cinema in casa. Quindi vi aspettiamo nelle nostre sedi di Milano, di Bologna e tra poco anche Pescara.